Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, anzi, bentornati sul nostro canale. Sono contentissima di rivedervi qui oggi. Spero stiate tutti bene e vi siate goduti gli ultimi video. Per chi è nuovo qui, un caloroso benvenuto. Io sono Neslian e questo è il nostro angolo di mondo dove condividiamo un po' della nostra vita, dei nostri pensieri e delle nostre avventure. Oggi ho pensato di fare qualcosa di un po' diverso, qualcosa di più intimo e personale. Molti di voi mi hanno scritto chiedendomi come gestiamo la vita familiare, come ci organizziamo con il lavoro, con le faccende di casa e, soprattutto, come ci prendiamo del tempo per noi stessi come coppia. Quindi, ho pensato di rispondere a tutte queste domande raccontandovi un po' di più di noi, di come io, Burak e il nostro piccolo equilibrista, il nostro amato figlio, riusciamo a navigare in questo meraviglioso, a volte caotico, ma sempre pieno di amore, viaggio che è la vita. Prima di iniziare, però, una piccola richiesta: se vi piacciono i nostri contenuti, se vi incuriosisce la nostra vita e se volete supportare il canale, vi prego di iscrivervi. È un piccolo gesto che per noi fa davvero la differenza e ci motiva a creare sempre nuovi video per voi. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Prometto che cercheremo di rendervi la giornata un po' più bella e sorridente. Ora, mettiamoci comodi e iniziamo a chiacchierare come se fossimo tra amici. Spesso mi sento chiedere come riusciamo a fare tutto. La verità è che non facciamo tutto. Nessuno riesce a fare tutto, diciamocelo chiaramente. Cerchiamo di dare priorità alle cose che sono veramente importanti per noi e di delegare, quando possibile, il resto. Ad esempio, avere un figlio, come tutti i genitori sanno, ti cambia la vita. All'inizio è stato un vero e proprio terremoto. Io, Burak, eravamo abituati a una certa routine, a una certa libertà e all'improvviso ci siamo trovati catapultati in un mondo fatto di pannolini, poppate, notti insonni e un amore incondizionato che non pensavamo potesse esistere. È stato difficile, non lo nego, ma anche incredibilmente appagante. Una delle cose che abbiamo imparato fin da subito è l'importanza della comunicazione. Io e Burak parliamo tanto, ci confrontiamo, ci supportiamo a vicenda. Se uno dei due è più stanco o stressato, l'altro cerca di farsi carico della situazione. Ci dividiamo i compiti, cerchiamo di essere flessibili e, soprattutto, cerchiamo di non giudicarci a vicenda. Nessuno è perfetto e tutti sbagliamo, l'importante è imparare dai propri errori e andare avanti insieme. Un altro aspetto fondamentale è il tempo che dedichiamo a nostro figlio. Cerchiamo di essere presenti, di giocare con lui, di leggergli storie, di portarlo al parco. Non si tratta solo di quantità, ma soprattutto di qualità. Anche solo 15 minuti di gioco intenso e dedicato al 100% possono fare la differenza. Spegniamo i telefoni, dimentichiamoci del lavoro e concentriamoci solo su di lui. Questi momenti sono preziosi e ci permettono di creare un legame forte e duraturo. E poi, ovviamente, c'è il tempo per noi come coppia. Questa è una delle cose più difficili da gestire, soprattutto quando si hanno figli piccoli. Spesso ci ritroviamo a sera stanchi e senza energie, ma cerchiamo di ritagliarci dei piccoli momenti solo per noi due. A volte basta una chiacchierata sul divano, una cena a lume di candela, anche se fatta in casa e con il bambino che dorme nella stanza accanto, una passeggiata mano nella mano. L'importante è ricordarci che siamo una coppia, oltre che genitori, e che abbiamo bisogno di coltivare il nostro rapporto. Una cosa che ci aiuta molto è organizzare dei date night, serate dedicate solo a noi due. A volte andiamo al cinema, a volte a cena fuori, a volte semplicemente ci facciamo un massaggio a casa. Questi momenti sono fondamentali per ricaricare le batterie, per riconnetterci e per ricordarci perché ci siamo innamorati l'uno dell'altra. E cosa dire del niente tata? Sì, avete capito bene, quasi mai abbiamo una tata. Non perché non ci fidiamo, anzi, ma perché preferiamo, per ora, gestire tutto da soli. Questo significa che a volte è faticoso, che a volte siamo esausti, ma significa anche che possiamo vivere ogni singolo momento della crescita di nostro figlio, che possiamo esserci sempre per lui, che possiamo costruire un rapporto unico e speciale. Certo, ci sono dei momenti in cui avremmo bisogno di una mano, soprattutto quando entrambi siamo impegnati con il lavoro. In questi casi, fortunatamente, possiamo contare sull'aiuto dei nonni, che sono meravigliosi e che adorano passare del tempo con il nipote. Loro sono un supporto fondamentale per noi e siamo grati di averli nella nostra vita. Un'altra cosa che ci aiuta molto è avere delle passioni in comune. A io e Burak piace viaggiare, ci piace cucinare, ci piace andare al cinema,
ci piace ascoltare musica. Cerchiamo di coltivare queste passioni anche ora che siamo genitori, anche se a volte dobbiamo adattarle alle esigenze di nostro figlio. Ad esempio, invece di andare al cinema la sera, magari ci organizziamo per andarci al pomeriggio, mentre il bambino è all'asilo. Oppure, invece di fare un viaggio avventuroso in giro per il mondo, scegliamo una destinazione più adatta alle famiglie. L'importante è non rinunciare a ciò che ci piace fare, perché questo ci aiuta a mantenere viva la nostra individualità e a non sentirci solo genitori. Credo che sia fondamentale per il benessere di una coppia che entrambi i partner si sentano realizzati e felici, sia come genitori che come individui. E poi c'è l'aspetto del lavoro. Io e Burak abbiamo entrambi dei lavori impegnativi che richiedono tempo ed energia. Cerchiamo di organizzarci al meglio per conciliare lavoro e famiglia, ma non è sempre facile. A volte dobbiamo lavorare fino a tardi, a volte dobbiamo viaggiare per lavoro, a volte dobbiamo rinunciare a qualcosa. La chiave, secondo me, è la flessibilità. Cerchiamo di essere aperti al cambiamento, di adattarci alle diverse situazioni e di non essere troppo rigidi con i piani. Se qualcosa non va come previsto, non ci scoraggiamo, ma cerchiamo una soluzione alternativa. E poi, ovviamente, è fondamentale avere un buon rapporto con i propri colleghi e con il proprio capo. Cerchiamo di essere trasparenti sulle nostre esigenze familiari e di trovare un equilibrio che soddisfi sia le esigenze del lavoro che quelle della famiglia. In definitiva, non c'è una formula magica per gestire la vita familiare, il lavoro, le passioni e il tempo per se stessi. Ogni famiglia è diversa e deve trovare il proprio equilibrio. L'importante è comunicare, supportarsi a vicenda, essere flessibili, dare priorità alle cose che sono veramente importanti e, soprattutto, non dimenticare di amarsi. Spero che questo piccolo racconto della nostra vita vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto utile. Ricordatevi che non siete soli in questo viaggio meraviglioso e che tutti, prima o poi, ci troviamo ad affrontare delle sfide. L'importante è non arrendersi mai e continuare a credere nell'amore e nella famiglia. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero di esservi stata utile e di avervi intrattenuto un po'. Abbiamo parlato di come cerchiamo di bilanciare la vita familiare, il lavoro e il tempo per noi stessi come coppia, sottolineando l'importanza della comunicazione, della flessibilità e della condivisione delle passioni. Abbiamo anche accennato al nostro approccio niente tata, spiegando le ragioni dietro questa scelta e come ci organizziamo di conseguenza. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato qualche spunto interessante. Ora, vi invito a lasciare un commento qui sotto e a condividere le vostre esperienze. Come vi organizzate voi con la famiglia, il lavoro e il tempo libero? Quali sono le sfide più grandi che affrontate? Quali sono i vostri segreti per una vita familiare felice ed equilibrata? Sono curiosa di sentire le vostre storie. E, per finire, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Grazie ancora per il vostro supporto e per il vostro affetto. Vi mando un abbraccio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Asterisco asterisco asterisco. Bene, ragazzi, dopo questa introduzione, che spero vi abbia messo a vostro agio e fatto sentire un po' più vicini a noi, voglio entrare nel vivo della questione. Molti di voi si saranno ritrovati in almeno uno dei punti che ho toccato. La verità è che, come dicevo, la vita con un bambino è una continua evoluzione, un continuo aggiustamento di rotta. E la vita di coppia, in tutto questo, rischia di finire un po' nel dimenticatoio. Quindi, partiamo dal principio. Come ci siamo organizzati quando è nato il nostro piccolo equilibrista? Ricordo ancora i primi giorni, settimane, mesi. Un vortice di emozioni, di gioie indescrivibili, ma anche di una stanchezza che non pensavo potesse esistere. Io e Burak eravamo letteralmente zombie. Ci guardavamo negli occhi e ci capivamo al volo, senza bisogno di parlare. Sapevamo entrambi che dovevamo fare squadra, che dovevamo sostenerci a vicenda. Una delle prime decisioni che abbiamo preso è stata quella di dividerci i compiti in modo equo. Burak si occupava di più delle faccende di casa che richiedevano forza fisica, come portare la spesa o svuotare la lavastoviglie, mentre io mi concentravo maggiormente sull'allattamento e sulla cura del bambino durante il giorno. La notte, invece, ci alternavamo per i risvegli. Certo, non è stato sempre facile. Ci sono state notti in cui entrambi eravamo talmente stanchi da non riuscire a coordinarci, ma alla fine,
con tanta pazienza e un pizzico di autoironia. Siamo sempre riusciti a venirne a capo. Un'altra cosa che ci ha aiutato. Molto è stata quella di accettare l'aiuto dei nonni. All'inizio ero un po' restia, volevo fare tutto da sola, dimostrare di essere una super mamma. Ma poi ho capito che non c'era niente di male nel chiedere una mano, soprattutto quando si tratta dei propri genitori. Loro sono stati una risorsa preziosissima, si sono presi cura del bambino quando io e Burak avevamo bisogno di riposare o di sbrigare delle commissioni. E poi, diciamocelo, i nonni sono una fonte inesauribile di amore e di coccole per i nipoti. Ma veniamo al punto cruciale. Come ci siamo presi del tempo per noi come coppia? Questa è stata, e continua ad essere, la sfida più grande. Con un bambino piccolo, il tempo libero è un lusso che non ci si può permettere facilmente. Ma abbiamo capito che era fondamentale ritagliarci dei piccoli momenti solo per noi due, per non rischiare di perderci di vista come coppia. Una delle cose che abbiamo iniziato a fare è stata quella di organizzare delle cene romantiche in casa. Aspettavamo che il bambino si addormentasse, preparavamo qualcosa di buono da mangiare, spesso cose semplici, ma fatte con amore. Accendevamo delle candele e ci sedevamo a tavola a chiacchierare. Non parlavamo solo del bambino, ma anche dei nostri sogni, delle nostre paure, delle nostre passioni. Cercavamo di riconnetterci, di ricordarci perché ci eravamo innamorati l'uno dell'altra. Un'altra idea che abbiamo avuto è stata quella di fare delle passeggiate serali mano nella mano. Approfittavamo dei momenti in cui il bambino dormiva profondamente per uscire a fare una breve passeggiata nel quartiere. Camminavamo in silenzio, guardando le stelle, ascoltando i rumori della notte. Erano momenti semplici, ma intensi, che ci permettevano di staccare la spina e di ritrovare un po' di intimità. E poi, ovviamente, ci sono stati i date night. All'inizio era difficile organizzarsi, non sapevamo a chi lasciare il bambino. Ma poi abbiamo scoperto che i nonni erano felicissimi di fare i babysitter, e così abbiamo iniziato a concederci qualche serata fuori. Andavamo al cinema, a cena fuori, a ballare. Ci sentivamo di nuovo giovani e spensierati, come ai tempi del fidanzamento. Ma la cosa più importante, secondo me, è stata quella di non perdere il senso dell'umorismo. La vita con un bambino è piena di imprevisti, di disastri, di momenti imbarazzanti. Invece di arrabbiarci o di stressarci, abbiamo imparato a riderci sopra. Abbiamo capito che l'autoironia è un'arma potentissima per affrontare le difficoltà e per mantenere viva la fiamma dell'amore. E niente tata? Beh, questa è una scelta che abbiamo fatto consapevolmente, fin dall'inizio. Non perché non ci fidiamo delle tate, anzi, ci sono tante persone competenti e affidabili. Ma semplicemente perché volevamo vivere in prima persona ogni singolo momento della crescita di nostro figlio. Volevamo essere noi a cambiargli il pannolino, a dargli la pappa, a metterlo a letto. Volevamo esserci sempre per lui, in ogni momento, sia bello che brutto. Certo, questo significa che a volte siamo stanchi, che a volte siamo stressati, che a volte vorremmo scappare dall'altra parte del mondo. Ma significa anche che possiamo godere appieno di ogni suo sorriso, di ogni sua scoperta, di ogni suo progresso. Significa che stiamo costruendo un legame unico e speciale, che durerà per tutta la vita. E poi, diciamocelo, la vita con un bambino è anche molto divertente. Ci sono momenti in cui ci fa ridere a crepapelle, momenti in cui ci commuove fino alle lacrime, momenti in cui ci fa sentire orgogliosi e grati. È un'esperienza incredibile, che ci ha cambiato profondamente come persone e come coppia. Quindi, ragazzi, se siete genitori, o se state pensando di diventarlo, non abbiate paura. La vita con un bambino è una sfida, certo, ma è anche un'avventura meravigliosa. Basta comunicare, supportarsi a vicenda, essere flessibili, non perdere il senso dell'umorismo e, soprattutto, non dimenticare di amarsi. E se non siete genitori, spero che questo racconto della nostra vita vi abbia comunque dato qualche spunto di riflessione. Forse vi ha fatto capire che la vita di coppia non è sempre rose e fiori, ma che con impegno, pazienza e amore si può superare qualsiasi ostacolo. E ora, prima di salutarvi, voglio rispondere ad alcune delle domande che mi avete fatto più spesso. Asterisco 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 come fate a conciliare il lavoro con la famiglia? Asterisco asterisco questa è una domanda che mi fanno in tanti. La risposta è semplice, con molta organizzazione e flessibilità. Io e Burak abbiamo entrambi dei lavori impegnativi, che richiedono tempo ed energia. Cerchiamo di organizzarci al meglio per conciliare lavoro e famiglia, ma non è sempre facile. A volte dobbiamo lavorare fino a tardi, a volte dobbiamo viaggiare per lavoro,
A volte dobbiamo rinunciare a qualcosa. Ma cerchiamo sempre di dare priorità alle cose che sono veramente importanti per noi: la famiglia, la salute, il benessere. E poi, ovviamente, è fondamentale avere un buon rapporto con i propri colleghi e con il proprio capo. Cerchiamo di essere trasparenti sulle nostre esigenze familiari e di trovare un equilibrio che soddisfi sia le esigenze del lavoro che quelle della famiglia. Asterisco 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 come fate a mantenere viva la passione nella coppia? Asterisco asterisco anche questa è una domanda molto interessante. La risposta è: con la creatività e la volontà. Cerchiamo di non cadere nella routine, di sorprenderci a vicenda, di fare qualcosa di nuovo ogni tanto. Organizziamo dei viaggi a sorpresa, ci scambiamo dei messaggi romantici, ci facciamo dei regali inaspettati. E poi, ovviamente, è importante curare l'aspetto fisico, mantenere viva la fiamma della seduzione. Cerchiamo di prenderci cura di noi stessi, di fare attività fisica, di vestirci bene. E soprattutto, cerchiamo di non dare mai per scontato l'amore del nostro partner. Asterisco 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 qual è il vostro segreto per una vita familiare felice ed equilibrata? Asterisco asterisco questa è la domanda più difficile. Non credo che ci sia un segreto, una formula magica. Credo che la felicità e l'equilibrio siano il frutto di un lavoro costante, di un impegno quotidiano. Bisogna comunicare, supportarsi a vicenda, essere flessibili, non perdere il senso dell'umorismo e, soprattutto, non dimenticare di amarsi. E poi, ovviamente, è importante accettare che la vita non è perfetta, che ci sono momenti difficili, che ci sono alti e bassi. Ma se si affrontano le difficoltà insieme, con amore e rispetto, si può superare qualsiasi ostacolo e costruire una vita familiare felice ed equilibrata. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Se avete altre curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Sarò felice di rispondervi. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero di esservi stata utile e di avervi intrattenuto un po'. Abbiamo parlato di come cerchiamo di bilanciare la vita familiare, il lavoro e il tempo per noi stessi come coppia, sottolineando l'importanza della comunicazione, della flessibilità e della condivisione delle passioni. Abbiamo anche accennato al nostro approccio niente tata, spiegando le ragioni dietro questa scelta e come ci organizziamo di conseguenza. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato qualche spunto interessante. Ora, vi invito a lasciare un commento qui sotto e a condividere le vostre esperienze. Come vi organizzate voi con la famiglia, il lavoro e il tempo libero? Quali sono le sfide più grandi che affrontate? Quali sono i vostri segreti per una vita familiare felice ed equilibrata? Sono curiosa di sentire le vostre storie. E, per finire, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Grazie ancora per il vostro supporto e per il vostro affetto. Vi mando un abbraccio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!